Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali e collettivi online. Oggi ti propongo un esercizio bellissimo che aiuta il palato molle a essere più elastico. Si chiama Straw Therapy e ve lo presento subito. Prima cosa vi serve una cannuccia, quindi di qualsiasi tipo, meglio se leggermente più grossa rispetto a quelle più sottili perché vi permette di utilizzarlo al meglio, e questa cannuccia viene utilizzata un po' come se fosse una specie di flauto o una specie di strumento a fiato, quindi la utilizziamo soffiandoci o meglio ancora cantandoci dentro. Ci sono delle piccole regole da tenere a mente. Prima cosa, che deve vibrare nel suono la cannuccia intera, quindi dovete controllare che nel momento in cui emettete il suono all'interno di questa cannuccia, la cannuccia vibri e non sia un suono totalmente nasale o nasalizzato. È come fare una vocale, quindi orale, all'interno della cannuccia. Seconda cosa, cercate di mantenere, come diciamo sempre in tutti i nostri corsi, una postura sempre allineata, quindi non portiamo il collo in avanti o la schiena piegata troppo indietro, eccetera. Cerchiamo un allineamento comodo e sicuro in modo che possiamo anche utilizzare una buona respirazione. E ultimo dettaglio, ma non meno importante, cerchiamo una costanza sia nell'emissione del suono che nell'emissione del fiato. Quindi proprio per questo io consiglio di far partire prima un'espirazione costante, come se fosse una F continua all'interno della cannuccia, per poi inserire il suono come se proprio si aggiungesse a quello che è il nostro fiato continuo. Mi raccomando, non ci devono essere tensioni nella gola soprattutto, e ricordiamo che questo esercizio è uno dei migliori per allenare proprio quella che è l'elasticità del nostro palato molle. Quindi partiamo subito con una scala che vi propongo, molto semplice, in modo che possiate mettere insieme tutti i punti che abbiamo detto prima e cercare la posizione. Per il momento non è importante fare un esercizio molto difficile, ma l'importante è quello di farlo in modo corretto. La scala di riferimento che utilizzeremo sarà questa. Ok, quindi una scala maggiore normale che sale, scende e finisce in ascendente. Ve la faccio risentire? Prima di partire con il suono dentro la cannuccia, come ho detto prima, vi invito a fare 2 tempi di preparazione di respirazione. Mi raccomando, non esagerate con l'inspirazione, non deve essere un'inspirazione esageratamente importante, altrimenti creiamo troppa pressione interna, quindi una giusta ispirazione e poi 2 tempi. Cominciate a soffiare dentro la cannuccia sempre in modo equilibrato e rilassato. Mi raccomando che durante proprio questa ispirazione sia la postura che il rilassamento interno siano ben controllati. Vi faccio sentire: inspiro, inspiro, soffio, soffio e parto. Quindi 1, 2. Ultimissimo dettaglio prima di partire, mi raccomando che il suono sia sempre costante e che non abbia dei salti o dei break all'interno della voce, che sia sempre tutto molto liscio e lineare. Se ci sono questi salti nei cambi tra una nota e l'altra, significa che c'è della tensione, quindi cercate di ammorbidire questo attraverso il respiro. Quindi pronti, con la cannuccia in mano, partiamo subito. 1, soffio, inspiro, soffio e suono. Inspiro, soffio, inspiro, soffio, inspiro, soffio e suono. Mi raccomando, allineati. Inspiro, soffio, allineati e rilassati.
inspiro, soffio, rilassate bene anche il palato molle e parto. Inspiro, soffio e rilassate il collo, il palato molle. Sono sempre dentro la cannuccia. Parto. Fiato costante. E ancora, per chi riesce a salire, alleggeriamo la voce. Tenete il focus della voce dentro la cannuccia, mi raccomando. Soffio e parto. Inspiro, soffio, ancora, andiamo su un po', ultimo e poi scendiamo, soffio, leggeri leggeri e scendiamo. Inspiro e soffio. Se sentite tensione, fermatevi un attimo e ripartite. E ancora inspiro e soffio. Lasciate andare il suono libero e fuori da voi. Soffio. Inspiro, rilasso, attenzione di non espirare troppo. Espiro rilassato, lasciando andare il fiato. Forza, forza. Stiamo scendendo, quindi sarà un po' più facile. Questione di esercizio. E ancora scendo. Soffio. Controllate il peso del vostro corpo a metà del piede. E ancora. Sentite anche la vibrazione che aumenta nella cannuccia adesso che scendiamo. Nelle note più gravi. Inspiro, soffio e parto. Continuiamo. Soffio. Ancora. Soffio. Cercate una costanza sempre nel suono e nel respiro, come se funzionasse tutto da solo, senza sbalzi e neanche aumento di volume o diminuzione di volume. E ancora. Ok, gli ultimi 3. Inspiro, soffio e parto. Ultimo. Forza. Concentrati. Ok. Benissimo, se avete fatto bene l'esercizio, adesso dovreste sentire la voce molto più fresca, molto più alta, anche una sensazione che sia più alta e anche fuori da voi come sensazione più leggera, quindi meno tensione nel corpo, meno tensione nella gola,
più predisposizione proprio sia a parlare e cantare in una posizione più frontale e anche più appunto leggera e alta, come abbiamo detto prima. Se ti è piaciuto questo video, se ti è piaciuto questo esercizio, fammelo sapere nei commenti, oppure se ti va proponimi delle domande anche attraverso i social chiedendomi altri esercizi proprio per risolvere o per allenare determinati punti tecnici. Se non l'hai ancora visto, ti invito ad andare a vedere il nostro training vocale online, dove tutti questi esercizi saranno fatti con una sequenza fondamentale per arrivare ad avere una voce allenata tutti i giorni. Se non ti sei ancora iscritto al mio canale YouTube, fallo ora e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!